Mi chiamo Giorgio Pisani, sono in IPSA dal 2001, ho cominciato come amministratore delegato IPSA Italia, poi ho fatto il Vice President del South Europe e adesso sono vicepresidente del gruppo. Quello che è il mio ruolo più importante adesso è un ruolo consultivo, relativamente a quelle che possono essere le visioni strategiche che l'azienda avrà per il futuro. Il progetto che sto seguendo si chiama Sailing into the Future Together, un'iniziativa che il gruppo IPSA ha sviluppato nell'ultimo anno con un'operazione di sponsorizzazione di una barca a velo class 40, quasi una metafora, cercare di superare le difficoltà che ci sono, un'organizzazione tecnica a bordo che sia in grado di avere qualche vantaggio competitivo lungo il proprio percorso e il coraggio dell'avventura, che è quello che noi abbiamo sempre. C'è un progetto di responsabilità sociale che è legato al parasailing. Quello che noi vogliamo sottolineare è una particolare sensibilità sociale che l'azienda ha e ha sempre avuto, con una donazione di alcune piccole barche che sono fatte apposta proprio per i portatori di handicap, e vorremmo sensibilizzare dei circoli velici a addestrare del personale atto a insegnare la vela ai bambini o giovani portatori di handicap. Il punto di forza fondamentale dell'azienda è la rapidità decisionale. L'azienda ha una capacità, grazie al dottor Licenziati, in queste cose maestro, di prendere velocemente delle decisioni strategiche, e questo consente di essere sempre qualche passo avanti rispetto alla nostra concorrenza. L'altro punto di forza sono le nostre tecnologie. Noi abbiamo delle tecnologie molto particolari perché abbiamo un modello di business che è quello dei farmaci nella forma migliore, che significa che andiamo a sviluppare dei prodotti che esistono già come fine chemical da tempo sul mercato, ma li trasformiamo secondo le esigenze dei pazienti. Da qui nasce la tecnologia del fintech, delle capsule molli, eccetera. L'ultimo punto di forza, che per me è il più importante, è il rapporto umano che c'è all'interno dell'azienda, dove è un'azienda estremamente democratica. C'è un rapporto diretto tra il management e qualsiasi livello dell'azienda, che gioca sulla trasparenza e su un gruppo che faccia sostanzialmente squadra. La sfida più importante che deve affrontare IPSA è quella di continuare su questa strada, quindi continuare a investire nella ricerca e lo sviluppo, sulle tecnologie, che sono le tecnologie che portano il vantaggio differenziale rispetto agli altri, e soprattutto applicare queste tecnologie a un processo regolatorio che porti i prodotti nelle aree nelle quali stiamo investendo, che sono aree molto delicate ma sono aree anche molto competitive. Mi riferisco principalmente agli Stati Uniti e al mercato asiatico. La IPSA del futuro è un'azienda diversa dalle altre perché ha il dono di avere questo stupore funzionale, come diceva Kant, cioè la capacità di rendersi conto delle proprie potenzialità e delle capacità realizzative che l'azienda ha. Quindi uno sviluppo trasversale di conoscenze, di creatività e di attaccamento all'azienda.